Bisso Multimedia Channel e Yokoso, Bisso des. Bentornati sul canale Bisso Multimedia in Giappone e al mio secondo video di commemorazione verso un artista che mi sta molto a cuore. Il precedente è stato un breve video dedicato a Endo Michiro. Questa volta invece parlerò di Okada Yukiko. Purtroppo ancora oggi maggiormente conosciuta come quell'idol che si suicidò negli anni *80. Conosco la sua storia da ormai 12 anni più o meno, ma è solo da quando mi sono trasferito qui in Giappone che il mio interesse verso questo artista è aumentato sempre di più fino a trasformarsi in una delle mie solite manie, o forse collezioni. Sì, perché avrete appreso probabilmente già da tempo della mia collezione di lattine di birra, o magari della collezione di macchine istantanee, ma la mia follia non si ferma a queste. Lo sapete che c'è anche una mini collezione di whisky? Per influenza del mio lavoro stavo quasi per iniziare a collezionare profumi, ma per fortuna mi sono subito dato una calmata. Non parliamo poi delle collezioni degli ex Japan o delle Monin Musume, visto che quelle risiedono a casa in Italia. Quindi sì, a quanto pare ho anche una collezione di quest'artista. Ma procediamo con ordine. Chi è Okada Yukiko? Nome d'arte di Sato Okayo, è stata un'idol dall'intensa ma breve carriera durante gli anni '80. Ragazza di una tenacia davvero invidiabile. Nonostante 1000 rifiuti e audizioni non andate a buon fine, riesce finalmente a 14 anni a entrare a far parte del programma televisivo Star Tanjo nell'82, un importante trampolino di lancio per le aspiranti idol dell'epoca. Verrà poi dichiarata vincitrice nell'83, durante il primo anno delle superiori. Il suo nome d'arte viene pensato con estrema cura e alla fine la scelta cade su Okada Yukiko, un nome il cui significato racchiude una grande speranza. Verrà poi soprannominata Yukko dai fan. Il debutto arriva nell'aprile dell'84 e quindi ovviamente iniziano subito a uscire singoli e album. Vince vari premi, tra cui anche quello di miglior artista dell'anno. Molti dei brani sono stati composti da Takeuchi Maria, e molti di voi probabilmente hanno già capito di chi sto parlando. Quella Takeuchi Maria del famosissimo singolo Plastic Love accetta di scriverne un buon numero proprio per questa nuova idol, dando così vita a ottime canzoni che i fan ricordano ancora oggi. All'epoca Okada Yukiko è stata comparata più volte con la famosissima Matsuda Seiko, definita ancora oggi la idol eterna, titolo che si merita sicuramente essendo stata numero 1 in classifica per 24 singoli consecutivi durante gli anni '80 e in generale il suo taglio di capelli, il Seiko-chan Katto, ha dettato la moda di gran parte del decennio. Comunque, senza deviare troppo dal discorso, Okada Yukiko è stata comparata da subito con Matsuda Seiko anche perché appartenenti alla stessa agenzia, la Sun Music, e insomma c'era il sentore che questa nuova idol potesse raggiungere gli stessi livelli leggendari. Nel giro di 2 anni rilascia svariati singoli, album, compilation tramite l'etichetta Canyon Records ed è sempre attiva in radio, televisione, dorama, pubblicità, riviste ed escono ovviamente anche vari photobook. Insomma, in tutto questo non ha un solo attimo di tregua e... Ah, sì, dovete anche sapere che nel frattempo stava comunque frequentando le scuole superiori da normalissima liceale. Arriva l'86 ed esce Kuchibiru Netwaku, il suo primo singolo numero 1 in classifica, scritto niente meno che dall'eterna idol in persona, Matsuda Seiko, e composto, attenzione, da Sakamoto Ryuichi, degli Yellow Magic Orchestra, che in occidente è sicuramente più noto per il film Merry Christmas Mr. Lawrence. Cioè, Seiko-chan, Sakamoto e Yukko? Cioè, possiamo benissimo definire un dream team. Tuttavia nei successivi 2 mesi si susseguono tanti cambiamenti, tra cui la fine delle superiori e il trasloco per la prima volta in un appartamento da sola, perché fino ad allora aveva abitato in un appartamento insieme ad altre ragazze. Per l'estrema riservatezza di Yukiko e la sua abilità nel nascondere i propri pensieri e le vere emozioni agli altri, ancora oggi nessuno sa precisamente perché, ma l'8 aprile dell'86 viene trovata nascosta nel suo armadio in casa, piangente e con i polsi tagliati. Eppure con il gas acceso. Viene portata immediatamente all'ospedale e subito dopo negli studi dell'agenzia e è lì che avviene la tragedia. Cioè viene lasciata da sola mentre tutti stanno cercando di capire un po' come risolvere la situazione e limitare lo scandalo e approfittando dell'occasione riesce a raggiungere il tetto dell'edificio, tipo al 7° piano, per lanciarsi nel vuoto e morire sul colpo. Aveva solo 18 anni.
forti sbalzi di umore, un possibile disturbo bipolare, un fantomatico amore verso un attore molto più grande di lei, o magari problemi regressi di depressione, lo stress impossibile di quella vita e l'improvviso isolamento dopo l'allontanamento da luoghi in cui magari poteva un minimo aprirsi con gli altri, come l'ambiente scolastico oppure l'appartamento con le altre coinquiline. Insomma, tutto questo e varie altre ipotesi sono state esposte negli anni su forum, video, essay, oppure anche da televisioni, tabloid e giornali a riguardo. La sua improvvisa e prematura scomparsa resta però l'unico triste dato di fatto. Viene ricordata annualmente in varie trasmissioni e nel tempo ci sono stati anche vari raduni di fan per ricordarla tutti insieme. Quindi sì, questo è stato un riassunto velocissimo di quella che è stata la storia di quest'artista. Avrei voluto parlarne molto più nel dettaglio, ma le tempistiche sarebbero state proibitive e ho dovuto tagliare tantissimo per riuscire a pubblicare questo video proprio nel giorno del suo 36esimo anniversario, oggi, 8 aprile 2022. Mi trovo anche costretto a dividere questo video in due parti, perché altrimenti con il mio lavoro e il mio attuale stato di salute non potrei mai sperare di riuscire a completare tutto in tempo. E nel prossimo episodio vedremo quindi come sono venuto a conoscenza di Okada Yukiko, mostrerò la mia piccola collezione parlando un po' più nel dettaglio di album e delle sue canzoni e aggiungerò anche una piccola classifica personale di gradimento. E nel frattempo, se voleste saperne di più su quest'artista, vi consiglio un documentario suddiviso in 3 parti creato da un fan dal nome Kanashi Okan, The Life, Death and Legacy of Okada Yukiko. Credo sia ad oggi la fonte più dettagliata e completa sull'argomento e in una lingua comprensibile anche per l'Occidente, ovvero in inglese. Comunque trovate il link qui sotto in descrizione. Per ora quindi vi saluto, vi ringrazio per aver seguito anche questo nuovo video in cui parlo finalmente di musica e ci si vede al più presto con un nuovo video. E da Bisso qui a Osaka è tutto. Ciao!